Altro pezzetto, è bello caldo. Che sapore, che bontà. Cari amici quasi norcini o quasi cuochi, mi stanno chiedendo in tante persone di fare il cinghiale alla cacciatora. Ho già un video del cinghiale in umido, questo qui alla cacciatora alla toscana, diciamo, alla toscana, e non ve ne sappiate a male, ci metterò anche del mio. Che è inutile che voi mi scrivete, ma noi qua si fa così, noi qua si fa così. Sì, per l'amor di Dio, sì. Questa è la base, diciamo, del cognac alla cacciatora. Poi, come dico sempre, metteteci sempre del vostro. Il miglior gusto è quello che sta nel vostro palato, ok? Certo, non snaturate le cose completamente, aggiungete più, passa da cocò, aggiungete delle cose e non esageriamo. Comunque sia, tornando a noi, ho messo ieri sera, 12 ore, il nostro cinghiale a marinare. Ci ho messo il trittico all'italiana, un pochino di ramarino dentro o rosmarino, ci ho messo del pepe grosso, della cipolla e via discorrendo. Poi cosa ci occorre? Ci occorrono un paio di salsicce, queste andranno nel soffritto, ok? Ci occorrono le olive apposta per fare alla cacciatore, il cinghiale e via discorrendo. Queste qui sono le mie che ho fatto quest'anno. Ho preso 3 cucchiai di concentrato di concentrato di pomodoro e ci ho messo dentro il brodo che sta bollendo adesso. Poi mi avanzava un pochino di lardo, lo andrò a mettere nel soffritto, farò metà olio e metà lardo. Questo lo potete mettere o omettere. E del vino rosso, io ho del vino rosso toscano, ci servirà. Allora, cominciano tanto piccoli il nostro cinghiale. Io vi consiglio di tagliare dei pezzetti del genere, poi attenzione, diventeranno la metà, diventeranno. Li tagliamo e li leviamo dalla sua. Ok, benissimo. Io sul fuoco ho già messo mezz'ora fa a fare del brodo. Nel brodo ci va semplicemente lo stesso trittico, sedano, carota, insomma, quello che ci avete metteteci, fate un bel brodo saporito. Ok, questo qui è già spolpato, è un pezzo di cinghiale che ho trovato e io ho chiesto se gli levavano già le ossa. Se voi volete fateci lasciare anche delle ossa, magari sono anche un po' saporite. Dai, ecco qua, che già conoscete. E ora così ho messo un po' di olio, il trittico e il pezzettino del lardo, ora non tanto, così. Vedete? C'è il nostro trittico che va e ora ci vado ad aggiungere la salsiccia. Bene, andrò a farla sfrigolare bene. Ok, io ci aggiungo un 3-4 batte di ginevro, e 2-3 chiodi di garofano. Ok,
Quando la salsiccia un po' è andata, aggiungeteci il nostro buon cinghiale. Non ci mettete i liquidi perché ha bisogno di, da ora in poi, di cicatrizzarsi bene bene. Deve fare la cicatrizzazione, che fuoco a tutta. Il sale non ce lo mettiamo perché il sale in fase iniziale asciugherà la carne e la disidraterà. Il sale andiamo dopo, tanto qui c'è già un po' di spezie, un po' di roba, gli darà un po' di sapore. Ok, questa fase durerà una ventina di minuti. Ovviamente state qui vicino, non andate via perché sennò sotto vi si attacca, invece dovete girarlo in maniera che tutta la superficie della carne verrà cicatrizzata completamente. Che in questa fase qui dategli molta attenzione. Comunque 20 minuti fate così. Se vedete che si secca, non fate altro che prendere il brodo e aggiungerlo. Ok, benissimo. Dopo 20 minuti che sta cuocendo, io cosa faccio? Vino rosso quasi a coprire. Là. Dai, sentiamo se è buono, se no. Buono, è buono. Allora, siamo tutto il fuoco. Ok, e ora, da ora, altri 20 minuti perché esali tutto l'alcol e rimanga soltanto il sapore e ovviamente inumidisca la carne, che non si secchi la carne. Una ventina di minuti. Qui potete anche distrarvi un pochino, comunque sia. Se dovesse calare, seccarvi velocemente, io non riaggiungerei del vino ma aggiungerei del brodo, perché troppo vino dopo gli dà un sapore un po' acido, un po' come me a volte. Comunque 20 minuti. Io vi insegno un segreto, ma non dovete dirlo a nessuno, mi raccomando. Se la carne è molto dura, per ammorbidirla, guardate, un pizzico così, neanche un cucchiaino, ci metto un pizzico di bicarbonato, appena appena. Ovviamente se la carne è di cacciagione, che è bella, diciamo, ignorante, l'aiuta, stiamo parlando di nulla, di un pizzichettino, l'aiuta ad ammorbidirsi più velocemente. Solo per farvi vedere come procedere. Là. Esalato il vino, comunque lo sentite a odore che non c'è più l'alcol. A questo punto cosa facciamo? Vi ricordate il concentrato con il brodo? Ok, lo vado ad aggiungere. Benissimo. A me mi piace che venga bello marrone, per questo ne ho messo poco. E puliamo anche il pentolino. E a questo punto andiamo a quasi coprire con il nostro brodo. Olè.
là. E da ora in poi facciamo passare un'ora e mezza, ok? Un'ora e mezza d'ora in poi. Se si dovesse seccare, abbassate la temperatura e, come vi dicevo, fatelo andare un'ora e mezza, 2 ore. Comunque fra un'ora e mezza, 2 ci aggiorniamo e vi dico esattamente come siamo messi. Okay? Non fatelo seccare, ogni tanto giratelo perché sennò si attacca sotto. Ogni tanto giratelo. Ok? Qui io lo copro in questa maniera, in maniera tale che qui evapora. Gli lascio uno spiraglio per far fuoriuscire l'acqua. Ha cotto circa un'ora e mezza. Ora cosa facciamo? Vi ricordate delle olive? Quelle apposta. Guardate che spettacolo. Via. Dico apposta perché sono quelle fatte apposta per fare la cacciagione, il cinghiale, la cacciatora. Sono un pochino amarine, non troppo, e tengono la cottura. Comunque da qui in poi un'altra mezz'ora per arrivare a un totale, dove siete? Lì, per arrivare a un totale di 2 ore e 30 circa. Via, andiamo avanti. Guardate che spettacolo, trascorse 2 ore e 30. Vedete? Un po' di sughino che è importante, bisogna inzupparci dentro. Attenzione sotto che non mi si attacchi, che in questo momento, diciamo, della cottura qui è importante stargli dietro. Ole. Spegniamo, impiattiamo e degustiamo. La fuma. Là. Facciamo così. Guardate qui. Che spettacolo. Ma ci si brucia, Il burro. Ma cos'è? Il burro. Un altro pezzetto. È bello caldo. Che sapore, che bontà. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Se volete commentarla sotto mi fa piacere. Non cominciate a dire io la faccio così, è sbagliato. Non mi dite sbagliato, ma non perché voglio peccare di superbia, perché è giusto che ognuno ci metta del suo, ok? La base è questa, ognuno la fa, diciamo così, ci mette della sua creatività. Benissimo. Io è il mio cinghialino, che mi toccherà mangiarmelo, questo qui, questo no, questo lo lascio stare. Vi salutiamo. Segnatevi la mia pagina se non l'avete ancora fatto, like, BB e tutto quanto.